Oggi facciamo la recensione di questo flight controller F3 Evo Brush, basato su una revisione dell'SP Racing F3 Evo. Il processore che monta questo flight controller è un STM32F303, l'MPU è a 6005. Si tratta quindi di un flight controller F3 che ci garantisce un volo più stabile. I ricevitori supportati sono il PPM, l'S-Bus per le radio Taranis, l'I-Bus per le radio FlySky e il DSM per le radio Spectrum. Le batterie supportate sono le 2S o le 1S. Per poter utilizzare le 2S dovremo saldare i primi due pad, mentre per le 1S dobbiamo saldare i pad 2 e 3. Questo flight controller supporta fino a 4 motori brushed. Dovremo collegare i motori con i fili rosso e blu nei pad M1 ed M4, mentre i motori col filo bianco e nero andranno collegati nei pad M2 ed M3. Questo flight controller ci mette a disposizione tre porte UART, la prima è giù, la seconda è questa e la terza è su. Nelle porte UART appunto possiamo collegare il nostro ricevitore. Il primo pad è per la terra, il secondo è il più 5V, il terzo è l'RX e il quarto è il TX che comunque non viene usato. Per i ricevitori DSM dovremo usare questi tre pad qui. Il 3.3V andrà collegato sopra, la terra al centro e il filo segnale in basso. Una funzione molto utile di questo flight controller è che ha la possibilità di collegare un buzzer, che andrà messo qui all'esterno. Il contatto positivo è sotto mentre il negativo è sopra. Il peso di questo flight controller è di 3 grammi. Le misure sono 22 mm di altezza e 32,5 mm di larghezza. Lo spessore è di 1,2 mm. Andiamo adesso a collegare il nostro flight controller a Betaflight. Nel tab Ports possiamo scegliere se associare il nostro ricevitore seriale a una porta UART, quindi andiamo a selezionare Serial RX. Poi Save e Reboot. Nel tab Configurazione dobbiamo ricordarci di selezionare in ESC Motors i motori brushed e andiamo sempre in Save e Reboot. Sempre in configurazione andremo a scegliere PPM RX Input se usiamo un ricevitore generico, oppure Serial Based se abbiamo scelto un ricevitore seriale. Qui dovremo scegliere S-Bus se abbiamo le radio Taranis, oppure I-Bus per le radio FlySky. Sempre in configurazione possiamo regolare la frequenza del giroscopio, che può essere selezionata fino agli 8 kHz, e la frequenza di PID, che anche questa può essere selezionata fino agli 8 kHz. Save e Reboot. Infine non ci rimane che dare una regolata ai PID a seconda delle caratteristiche del nostro multirotore. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e mettere mi piace.